Ciao ragazzi e benvenuti al parchetto del Tagliagole. Oggi ragazzi, attenzione, Recon One della Cold Steel, coltello davvero interessante da venire a vedere insieme. Ragazzi, Cold Steel S35VN di Cold Steel da paura, ditegli qualcosa voi perché io non so cosa dire, ragazzi, veramente tantissima roba. Eccolo qui ragazzi, Recon One di Cold Steel, famosissimo Recon One in questa versione Spare Point. Abbiamo anche la versione Tanto e la versione Clip Point che ho già avuto in passato. Ragazzi, se cercate un coltello da taglio, ma da taglio veramente micidiale, un coltello che taglia benissimo di fabbrica, che mantiene il tagliente, avete visto a lungo ragazzi, qui tagliate e il tagliente è sempre a rasoio. Ragazzi, un coltello che in mano sta bene, un coltello full size, perché comunque parliamo di un coltello di 23,5 cm, qui con i guanti, senza guanti, con i guanti da palombaro ragazzi, la mano è sempre al suo posto, una lama da 9,9 cm, ma la cosa più importante è che è su uno spessore di 3,3/3,5 ragazzi. Io l'ho misurato, a me sembra 3,5, però sui siti poi leggo 3,3, ve le metto tutte e due ragazzi. Comunque una lama che non è una putrella da 6 mm, è una lama da taglio eccezionale. Ragazzi, l'ho usato un casino in cucina, un casino, con un godimento nel tagliare infinito, davvero ci lavorate da Dio. È una settimanella che lo sto usando per cucinare e mi sto divertendo veramente tanto. Avete in mano una lama che taglia con una precisione, un taglio pulitissimo. Poi lo avete visto anche nelle prove di taglio, che adesso ragazzi la prova di taglio del canapone ve la rimetto qua adesso a velocità normale, perché dovete vedere già col primo taglio
quanto diavolo entra nella canapa, ragazzi. Guardate bene, adesso ve la metto. Col primo taglio, con la prima spinta, guardate quanto entra nella canapa, perché c'è da restare a bocca aperta. Via! Come avete visto, ragazzi, un taglio pauroso, ma quanto diavolo entrava sulla prima spinta. Davvero tantissima roba, ragazzi. Ve l'ho voluto mettere a velocità normale per farvi vedere, ragazzi, quanto taglia davvero. Una lama eccezionale. Eccola qua, S35VN di Cold Steel, ragazzi. Paura. Paura, ma paura perché poi non perde niente, ragazzi. Lo usate e non perde assolutamente nulla. La manicatura non ha le cartelle interne, come vedete. Però, ragazzi, parliamo di G10, non è pongo, non è gomma, non è plastilina, è G10, è praticamente indeformabile, ragazzi. È indeformabile, in mano sta da Dio, rende il coltello, ripeto, di 23,5 cm aperto, quindi un bel coltellone, un coltello leggero, solamente 145 grammi, per una lama praticamente da 10 cm. Ragazzi, avete in mano una bella lama lunga, potete tagliare quello che volete, anche i bei salamoni, ragazzi, ci andate tranquilli. Avete in mano un coltello che va veramente da Dio, ragazzi, un coltello che va da Dio e soprattutto nel porto, senza le cartelle in acciaio, risulta leggero. Sicuramente, ragazzi, parliamo comunque di un coltello grosso, non è che in tasca non lo sentite, perché comunque ha il suo ingombro, però a peso tranquillo, ragazzi, veramente tranquillissimo. Ragazzi, tanta roba, tanta roba, ragazzi. È veramente un gran bel coltello, gran bel coltello. Io avevo provato anche la versione clip point che avevo usato per i cavoli miei, sfruttandola sicuramente anche al di fuori un po' dei suoi compiti, quindi andando a farci anche del batoning, anche se abbiamo appena detto che non si fa su un chiudibile. La copertura è un po' delicatina, almeno la vecchia copertura. Questa, ragazzi, l'ho usata in cucina e per le prove di taglio che avete visto qui sul balcone, quindi ovviamente non si è rovinata. Magari qualche piccolo segnettino, ma praticamente nulla, ragazzi, praticamente nulla. Ovviamente se iniziate a pestarci sul legno e andare dentro nel legno che la gratta per bene, sarà un po' da vedere. Sul DLC coating di Cold Steel, vi dico, sulle vecchie versioni era molto delicato. Questa versione, non avendola strapazzata, ragazzi, nel bosco, massacrata, perché secondo me non ha senso, perché avete in mano un bellissimo coltello da taglio che funziona veramente alla grande, che come coltello va da Dio. Nel bosco tutti i lavoretti li fate tranquillamente con questo coltello, non serve andare a pestarlo nel bosco, ragazzi. Quindi l'assenza delle cartelle interne e soprattutto il DLC che non abbiamo testato nel batoning, dove perde ovviamente più colore, perché quando passa nel tronco le fibre lo schiacciano. Ragazzi, secondo me non ha una rilevanza così alta, visto che avete un bel coltello da taglio in mano, usatelo per tagliare. Ripeto, avete visto il video che è uscito sabato scorso, andate a rivederlo. 5 chiudibili economici per continuare col piede giusto. Ragazzi, ve lo dico anche lì, il chiudibile nel bosco serve per i piccoli lavorettini e per mangiare, ragazzi. Fate un picchetto, fate un intaglio, una riduzione, ma ragazzi, è per il cibo. Questo è un coltello che sul cibo va da Dio. Poi lo volete usare nel lavoro, sul lavoro, ragazzi, è una macchina, avete visto tagliare i tubi di gomma, il filo elettrico, il canapone, questo non ha paura di niente. Faceva saltare la corda, ragazzi, la corda in nylon la faceva saltare appena appoggiavo la lama. Tantissima roba, ragazzi. La manicatura in G10, ve l'ho detto, blocco triad lock. Ovviamente ormai, ragazzi,
Chi non conosce il blocco Triad Lock lo riconoscete da questo pistolino. Andate a vedere il video, che c'è il video, ragazzi, sul canale. Vi spiego bene il funzionamento dello scarico delle forze e della sicurezza di questo Triad Lock. Ragazzi, il coltello che in mano sta veramente da Dio, le finger vi fanno tenere il coltello in questa posizione, fantastico. Lo potete tenere in questa posizione, ragazzi, e in mano sta bene. Se dovete andare a fare le puntine al rametto in questo modo, ragazzi, lo tenete bene. E attenzione, potete andare addirittura avanti, così vedete, avete lo spazio per medio e anulare. L'indice lo mettete qua. Questo non è un appoggio per l'indice, ragazzi, non è stato studiato, diciamo, per quello, ma in realtà, ragazzi, appoggiandoli l'indice andate a lavorarci tranquillamente di fino col coltello bello in mano e con le dita il più vicino possibile alla lama. Questo spazio in realtà serve per, attenzione, ok, serve per salvarvi il culo se vi si chiude accidentalmente, vedete, poggia sul ditino e non va a tagliarvi, vedete, non vi va a tagliare. Quindi questo pezzettino non è una vera finger, un vero poggia indice, ma in realtà serve per salvarvi il ditino in caso ve lo chiudiate sulle vostre belle ditine sante. Però in questa presa, visto che potete bloccare il coltello qua che non scivola, ok, non vi scivola avanti la mano perché non ha un manico dritto, essendo sagomato l'indice è qui, ma non può scivolare avanti perché le altre dita sono bloccate nelle due finger. Ragazzi, andate a lavorare proprio tranquillamente. Ripeto, la versione clip l'ho usata davvero tanto, infatti si era sverniciato completamente. Non ho mai avuto nessun tipo di problema di robustezza, anche se ne avevo abusato. Però abusare di un coltello che è fatto così bene per tagliare, ragazzi, che nel taglio va da Dio, secondo me, ragazzi, scegliete un altro coltello, prendete l'SR1 e andate con quello ci andate come un carro armato. La lama è spessa al doppio, non teme nulla, ha le cartelle in acciaio, blocco lama, perno lama, ci andate a fare quello che volete. Questo è un bel coltello da taglio, se lo usate in cucina vi innamorate. La clip, ragazzi, è la solita Cold Steel, ne avete due nella scatola perché una è per destri e una per destrorsi, una per destrorsi e l'altra per mancini. Oggi sono in pappa totale. Quindi, ragazzi, essendo curve, ovviamente quella per destrorsi per mancini non va bene, quindi ve ne mettono due. Non è di ricambio, è semplicemente una per mancini e una per destrorsi. Ragazzi, i coltelli Cold Steel devono piacervi. Allora, magari non hanno il fascino di altri coltelli molto più blasonati, però sono strumenti da lavoro, da usare che una volta che li provate e capite la qualità del materiale, degli acciai, ragazzi, spettacolo. Con la nuova produzione qualche passo falso è stato fatto, nel senso, la riconoscete per il loghino, ragazzi, questo della nuova gestione, diciamo, quindi li riconoscete per il loghino. Non sempre sono arrivati perfettamente a rasoio, un pochino di delusione sulla tenuta del filo di qualche modello, però, ragazzi, questo Recon, considerando come è andato, io, ragazzi, non posso far altro che consigliarvelo. Il prezzo, ragazzi, ci aggiriamo intorno ai 200 euro. È un coltello, non ha le cartelle, ma però è così, ma non è affascinoso, non ci conquisto la ragazza. Ragazzi, avete un coltello full size di 23,5 centimetri, ragazzi, con una lama da 10 centimetri, sono 9,9, tagliente utile 9,8, ragazzi, in mano inchiodato, avete un coltello, ovviamente anche in reverse, ragazzi, è inchiodato in mano. Ragazzi, avete un coltello bello che funziona, che tiene il filo ottimamente a 200 euro. Non vi basta? Ovvio che non vi basta. Andate da Thomas di Passione per i Coltelli, che ringrazio per la recensione, per aver collaborato alla recensione di questo Recon One Spare. C'è anche gli altri colori, ragazzi, i colori nuovi, andate a vederli. Io l'ho voluto tutto nero come il mio vecchio clip, ci sono anche i colori nuovi. Però, ragazzi, andate da Thomas, che da Thomas a 164 euro, ragazzi, lo tirate a casa. Secondo me, per 164 euro, ragazzi, vedete, filo praticamente originale, cazzo, ragazzi. Ci ho tagliato il canapone come se fosse burro, filo elettrico, gomma, tutto, ragazzi, bello. Ragazzi, con 164 euro da Thomas lo tirate a casa. Secondo me ne vale assolutamente la pena. Andiamo alle conclusioni finali.
Cold Steel Recon One, ragazzi, coltello che mi è piaciuto veramente tantissimo, impressionante questo S35VN di Cold Steel, ragazzi, taglia da Dio, non perde nulla, è un rasoio, è inox, ragazzi, è veramente tantissima roba, coltello leggero, senza cartelle interne, blocco Triad Lock che ormai conoscete tutti, ragazzi, un coltello che secondo me dovete provare e provare assolutamente. Dal Recon One della Cold Steel, dal parchetto del tagliagole è tutto, buona giornata e ciao!